Insegnami tu, Barbara. Andiamo nel tuo piccolo atelier che abbiamo allestito. Eccoci, prego. Grazie. Che cosa ci mostri oggi? Perché so che hai una collana. Sì. Non a caso hai scelto È questa. chiaro, esattamente. Sì, ho deciso di dimostrare come realizzare questi piccoli fiorellini, che in questo caso io li ho addobbati su una collana, Mhm. però chiaramente li possiamo utilizzare per diverse altre cose, per abbellimenti della moda. Sì, come o- portachiavi, esatto, vedo anche. Esatto, infatti l'ho usato come portachiave, oppure anche praticamente un puntaspilli. Ok, E perché sì. no? E magari anche degli abbellimenti per delle borse, dei pendenti e queste cose. Benissimo. Entriamo nel pratico? Dai, da dove si parte? Allora, prima cosa che voglio dire, non spaventatevi, perché tutto quello che sembra difficile in realtà passo per passo lo si può fare. Ok. E dunque la prima cosa è non arrendersi e provare. Poi Ma dici che anche uno come me maldestro, sì? certo, sono sicurissima. Va bene. Sono sicurissima. Infatti ho avuto anche dei ragazzi che venivano a Sì? provare, dei bambini. Sì, bambini maschi, tanti, Se la cavano? Molto meglio delle femmine. alcuni. Addirittura? Sì, Ah. direi proprio di sì. Dunque c'è speranza. Va bene. Allora, per prima cosa, per Sì. realizzare un fiorellino, vi serve un piccolo cartamodello su un cartoncino. Ok, un cerchietto. È un cerchietto, questo qui sarà un 2,5 centimetri. Adesso non l'ho misurato, ma il mio occhio mi dice 2,5 centimetri. Lo disegniamo su un tessuto messo in doppio, Ok. il diritto contro il diritto. Questo ad esempio che tessuto Questo cos'era è prima? un tessuto di cotone, questo è uno scampolo, sono per scegliere dei tessuti, mi hanno mandato, diciamo, tutta una serie di campioncini Ok. e dunque riutilizziamo anche quello, perché Sì. non buttiamo via nulla. Giusto. L'ho disegnato, Mhm. Voilà. per velocizzare i tempi ne ho approfittato a casa, l'ho già cucito a macchina Ok. lungo il perimetro, Sì. lasciando una piccola apertura. Come Ok, in questo perché sono caso. due strati, quindi diventa Sono due strati, una specie certa- di panino vuoto. Sì, esatto. E questa è la piccola apertura. Ok. Non so se si riesce a vedere bene, Sì. comunque c'è una piccola Qua apertura. lasciamo un'aperturina. Mm. Bene. Da questa apertura lo possiamo risvoltare. Questa è un'operazione un po' più Complicata. laboriosa, ma Sì. ci si può aiutare. A me piace utilizzare le bacchette per il cinese. Ah, ok, sì, sono giusto. sempre comode. E infatti lo si può utilizzare questi strumenti per girare abbastanza facilmente E voilà. e voilà. E qui c'è. E fin qua ci siamo. A questo punto lo dobbiamo imbottire con un Sì. buon panino, lo imbottiamo per benino. Giusto. Allora, mortadella. No. No, da andiamo dove col iniziamo? sintetico. Andiamo col sintetico. Va bene. Allora, questa è un'imbottitura sintetica che si trova in commercio, però ritornando al riutilizzo, a me piace usare anche molto i cuscini. I cuscini vecchi che non si usano più, che sono molto schiacciati, dunque non li riutilizziamo più, si Ok. può usare all'interno dell'imbottitura Sì. per riempirlo. Ok. Prendiamo dei piccoli ciuffetti e va riempito. Lo riempiamo molto? Molto, Ok, molto, puoi quindi- toccare. Sì. Deve essere bello duro, Bello non so cicciotto. se si capisce da casa. Bello imbottito. Bello Ok. imbottito, bello. Poi c'è sempre questo buchino. Esatto. E questo buco andiamo a chiuderlo con dei piccoli punti. Va bene. Non so se si vedono. In ogni caso, questi piccoli punti o queste cose potete trovare appunto sul mio canale YouTube, Mhm. Mano Libera Atelier di Barbara, tutte le indicazioni per fare questi piccoli punti, questi piccoli accorgimenti. Poi è comodo anche via video perché si può mettere indietro, far pausa. Esatto, quindi, esatto. sì. E poi se non si è capito si può ritornare, Esatto. guardare e riprovare. E dunque non starò tanto a farvelo, ma praticamente andiamo a fare dei piccoli punti. Sì. Ma non entriamo proprio nel dettaglio, direi che Ok, poi a meno dopo che andiamo tu a voglia chiudere- provare. Ma possiamo passare anche oltre. Ok, te lo concediamo. Ok, in effetti io per portarmi avanti qui l'ho già chiuso. Adesso arriviamo con un bel salsicciotto già tutto più chiuso. Prendiamo un filo abbastanza resistente Mhm. e andiamo a sagomarlo. Lo buco al centro. Sì. Voilà. E qui Ok. va a stringere, e Vado va a creare un po' i petali. Esatto. Ottimo. E vado a creare tutti i petali.